Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abacavir Milan, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento. 27 settembre 2021. Cosa Abacavir Milan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abacavir Milan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Abacavir Milan? Abacavir Milan ha un farmaco a base del principio attivo Abacavir, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Abacavir Milan può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Abacavir Milan 300 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SpA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: Abacavir. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Abacavir Milan è indicato nella terapia di associazione antiretrovirale per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana, HIV, negli adulti, negli adolescenti e nei bambini. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. La dimostrazione del beneficio di Abacavir è principalmente basata sui risultati degli studi effettuati con un regime posologico di 2 volte al giorno, in pazienti adulti mai sottoposti a trattamento, NAVE, in terapia di associazione. Vedere paragrafo 5, 1. Prima di iniziare il trattamento con Abacavir, deve essere eseguito uno screening per determinare la presenza dell'allele HLA-B 5701 in ogni paziente affetto da HIV, a prescindere dalla razza. Vedere paragrafo 4, 4. Abacavir non deve essere utilizzato nei pazienti in cui sia nota la presenza dell'allele HLA-B 5701. Posologia. Abacavir Milan deve essere prescritto da medici esperti nel trattamento dell'infezione da HIV. Adulti, adolescenti e bambini, che pesano almeno 25 kg. La dose raccomandata di Abacavir è di 600 mg al giorno. Questa può essere somministrata sia come 300 mg, una compressa, 2 volte al giorno che come 600 mg, 2 compresse, una volta al giorno. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Bambini, che pesano meno di 25 kg. Si raccomanda un dosaggio di Abacavir in compresse basato sul peso corporeo. Bambini che pesano da 0 a 20 kg a 25 kg. La dose raccomandata è 450 mg al giorno. Questa può essere somministrata sia come 150 mg, mezza compressa, assunta al mattino e 300 mg, una compressa intera, assunta alla sera, sia come 450 mg, una compressa e mezza, assunti una volta al giorno. Bambini che pesano da 14 kg a 20 kg. La dose raccomandata è 300 mg al giorno. Questa può essere somministrata sia come 150 mg, mezza compressa, 2 volte al giorno, sia come 300 mg, una compressa intera, una volta al giorno. Bambini di età inferiore a 3 mesi. L'esperienza clinica nei bambini di età inferiore a 3 mesi è limitata ed insufficiente per proporre specifiche raccomandazioni di dosaggio. Vedere paragrafo 5, 2.
Abacavir disponibile anche in soluzione orale 20 mg/ml per l'uso nei bambini di età superiore a 3 mesi e con un peso corporeo inferiore ai 14 kg e nei pazienti per i quali non sono adatte le compresse. I pazienti che intendono passare dal regime di dosaggio di 2 volte al giorno al regime di dosaggio di 1 volta al giorno, devono prendere la dose raccomandata 1 volta al giorno, come descritto sopra, circa 12 ore dopo l'ultima dose 2 volte al giorno, e poi continuare a prendere la dose raccomandata 1 volta al giorno, come descritto sopra, circa ogni 24 ore. Se si intende ritornare al regime di 2 somministrazioni giornaliere, i pazienti devono prendere la dose raccomandata 2 volte al giorno circa 24 ore dopo l'ultima dose 1 volta al giorno. Popolazioni speciali. Danno renale. Non è necessario alcun aggiustamento posologico di Abacavir in pazienti con disfunzione renale. Tuttavia, Abacavir non è raccomandato nei pazienti con malattia renale all'ultimo stadio, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Abacavir è principalmente metabolizzato dal fegato. Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose definitiva nei pazienti con compromissione epatica lieve, Kild Pug score 5, 6. Nei pazienti con compromissione epatica moderata o grave non ci sono dati clinici disponibili, pertanto, l'uso di Abacavir non è raccomandato a meno che non sia ritenuto necessario. Se Abacavir viene impiegato nei pazienti con compromissione epatica lieve, allora è richiesto uno stretto controllo, incluso, se fattibile, il monitoraggio dei livelli plasmatici di Abacavir. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Anziani. Attualmente non sono disponibili dati di farmacocinetica nei pazienti di età superiore ai 65 anni. Modo di somministrazione per uso orale. Abacavir Milan può essere assunto con o senza cibo. Al fine di garantire la somministrazione dell'intera dose, la compressa deve idealmente essere deglutita senza essere frantumata. Controindicazioni. Ipersensibilità ad Abacavir ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Vedere anche paragrafo 4, 8. Abacavir associato ad un rischio di reazione di ipersensibilità, HSR. Vedere paragrafo 4, 8. Caratterizzate da febbre e o eruzione cutanea con altri sintomi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sulla base dei risultati degli esperimenti in vitro e sui principali sistemi metabolici conosciuti di Abacavir. La possibilità che il P450 di interazioni di Abacavir con altri medicinali abbassa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Abacavir Mylan. Insieme ad altri farmaci come Aerosleustatina Euro, Aeroslitaca Euro, Aerosmavenclada Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Abacavir Milan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Abacavir Milan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Come regola generale, quando si decide di impiegare agenti antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV nelle donne in gravidanza e conseguentemente per la riduzione del rischio di trasmissione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Per molte delle reazioni avverse riportate, non ha chiaro se esse siano correlate a Abacavir, all'ampia gamma di medicinali usati nel trattamento dell'infezione da HIV o come conseguenza della malattia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici sono state somministrate a pazienti dosi singole fino a 1200 mg e dosi giornaliere di Abacavir fino a 1800 mg. Non è stata riportata alcuna reazione avversa aggiuntiva rispetto a quelle riportate per le dosi normali.
Gli effetti di dosi PA elevate non sono noti. Se si verifica sovradosaggio, il paziente deve essere controllato per la comparsa di segni di tossicità, vedere paragrafo 4.8 e, se necessario, deve essere sottoposto a trattamento standard di sostegno. Non è noto se Abacavir possa essere eliminato dalla dialisi peritoneale o tramite emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, nucleosidi e inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa, codice ATC. ILUNG 05AF06. Meccanismo d'azione. Abacavir ha un inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa, MURT. È un potente, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Abacavir ha ben assorbito ed in maniera rapida dopo somministrazione orale. La biodisponibilità assoluta dell'Abacavir orale negli adulti è di circa l'83%. Dopo somministrazione orale, il tempo medio, Tmax, dati preclinici di sicurezza. Abacavir non si è dimostrato mutageno nei test sui batteri, ma mostrava attività in vitro nel test di aberrazione cromosomica sui linfociti umani, nel test sul linfoma di topo, e elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, E460, magnesio stearato, E470B, silice colloidale anidra, E551, sodio amido glicolato rivestimento della compressa. Polivinilalcol, parzialmente idrolizzato, E1203, titanio diossido, E171, talco, E553B, ossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abacavir Milan a base di Abacavir sono: Ziagen, compressa rivestita, Ziagen, sospensione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.